L'ipotesi che un sistema meccanico possa avere delle oscillazioni elastiche in totale assenza di attrito o che un circuito elettrico possa avere resistenza nulla non è realistica. Nella realtà ci sarà sempre una forma di attrito o di resistenza. Vogliamo ora indagare proprio questa situazione più generale. Quindi vogliamo sapere cosa succede quando in un regime di oscillazioni smorzate agisce anche una forzante dall'esterno di tipo periodico. In particolare vogliamo sapere se si presenta ancora il fenomeno della risonanza e per quali valori della pulsazione della forzante. Consideriamo quindi l'equazione delle oscillazioni smorzate e forzate. L'equazione omogenea corrispondente è l'equazione delle oscillazioni smorzate. Quindi la forma analitica delle soluzioni dipende dal discriminante delta quadro meno omega quadro. Per determinare una soluzione particolare dell'equazione completa utilizziamo il metodo di somiglianza, cercando una soluzione del tipo b coseno di Nut più c seno di Nut, con b e c da determinare. Guardando la tabella delle soluzioni dell'omogenea, è semplice rendersi conto che se delta è diversa da 0, il termine noto dell'equazione differenziale alfa coseno di Nut non risolve mai l'equazione omogenea. Infatti, le soluzioni dell'equazione omogenea contengono sempre un fattore esponenziale. Pertanto siamo certi che il metodo di somiglianza ci fornirà una soluzione in tutti i casi, senza eccezioni. Calcoliamo la derivata prima, calcoliamo la derivata seconda e sostituiamo nell'equazione. Imponendo che questa sia un'identità, troviamo un sistema in B e C. Risolvendolo, troviamo che la soluzione particolare dell'equazione completa è questa. Questa espressione si può riscrivere in una forma più familiare, osservando che questi due numeri hanno la proprietà che la somma dei loro quadrati fa 1. Perciò si possono rileggere come seno e coseno di un certo angolo θ. Usando la formula trigonometrica per la somma di due angoli, possiamo infine riscrivere y come coseno di Nut più θ, per una certa costante che dipende da omega, delta e nu. Abbiamo così trovato l'integrale generale dell'equazione completa. Come sappiamo, l'integrale generale dell'omogenea, C1y1 più C2y2, dipende dal discriminante delta quadro meno omega quadro. Osserviamo che, come è semplice verificare, tutte le soluzioni dell'omogenea tendono a 0 al crescere del tempo. Si dice perciò che questi termini rappresentano un regime transitorio del sistema, mentre la soluzione particolare yp di t dell'equazione completa, che non tende a 0, rappresenta il regime permanente del sistema. Per ogni scelta delle condizioni iniziali, dopo un certo intervallo di tempo, la soluzione sarà praticamente indistinguibile dalla funzione yp di t. Osserviamo ora che la funzione yp di t può essere scritta come k di Nut più θ. Si tratta di oscillazioni periodiche aventi la stessa pulsazione nu della forzante e una certa differenza di fase θ che dipende dai parametri del sistema. L'ampiezza delle oscillazioni è proporzionale all'ampiezza della forzante alfa, secondo una costante di proporzionalità k che può essere maggiore o minore di 1 a seconda dei valori dei parametri. Fisicamente questo significa che una forzante può indurre oscillazioni di ampiezza più piccola, ma anche molto più grande, dell'ampiezza della forzante stessa. Nel caso della risonanza senza attrito, l'ampiezza delle oscillazioni tende all'infinito, quando la frequenza della forzante è pari a quella delle oscillazioni proprie. In presenza di attrito questo non accade. Possiamo però chiederci se esistono valori della pulsazione nu della forzante che rendono massima la costante k e quindi l'ampiezza delle oscillazioni indotte. Per risolvere questo problema dobbiamo studiare k come funzione della pulsazione nu, immaginando di tenere fissi omega e delta. Osserviamo che k è massima quando il suo denominatore è minimo, il che si verifica quando la funzione di una variabile h di nu, così definita, assume valore minimo. H dipende in realtà solo da nu al quadrato,
Quindi facendo un cambiamento di variabile, x uguale nu al quadrato, è sufficiente cercare il minimo della funzione g di x così definita. Questa funzione è ovviamente una parabola con concavità verso l'alto e vertice di ascissa x con 0 uguale omega quadro meno 2 delta quadro. Quando questo valore di x è positivo, e quindi quando è un valore ammissibile di nu al quadrato, esso ci fornisce anche il punto di minimo della funzione h e quindi la pulsazione che rende massima l'ampiezza delle oscillazioni, nu max. L'ampiezza corrispondente risulta essere questa. In definitiva, la soluzione particolare di ampiezza massima sarà questa. Il valore di nu così trovato è detto pulsazione di risonanza. Anche questa particolare pulsazione della forzante porta a oscillazioni di ampiezza costante e non crescente nel tempo, come nel caso della risonanza dell'oscillatore senza attrito. Ma questa ampiezza è tanto maggiore quanto più l'attrito delta è piccolo. Se delta tende a 0, allora l'ampiezza massima tenderà all'infinito. Notiamo che, a differenza dell'oscillatore senza attrito, in questo caso la pulsazione della forzante che induce la risonanza non è uguale alla pulsazione propria dell'oscillatore, ma un po' più piccola, proprio in dipendenza dall'attrito. Concludiamo osservando che quando lo smorzamento non è piccolo, cioè quando delta è maggiore di omega su radice di 2, l'ampiezza dell'oscillazione vista come funzione della variabile nu al quadrato è strettamente decrescente. In questo caso quindi l'ampiezza è tanto maggiore quanto minore è nu e non si ha una frequenza di risonanza.